Ciao a tutti! Ciao a tutti! Oggi ci troviamo a Gattinara, in provincia di Vercelli, in Piemonte, e siamo tra le vigne di Nebbiolo, dove viene prodotto il famoso Gattinara. Dopo aver visto il primo calice in centro, a Gattinara, adesso stiamo facendo la via dei calici e stiamo salendo verso la Torre delle Castelle e andremo alla scoperta di altri calici, delle strutture che sono state create apposta per fare questo magnifico giro di una decina di chilometri e circa 400 metri di dislivello. Rimanete con noi per scoprire l'itinerario. Andiamo! Andiamo! Gattinara, città del vino. Villa Paolotti. E questo è il nostro punto di partenza, però ci spostiamo perché siamo in mezzo alla strada. Ci troviamo nel pieno centro di Gattinara, in Piemonte, e stiamo per percorrere le vie dei calici. Qua abbiamo anche un po' di percorsi e abbiamo trovato il nostro primo cartello escursionistico, dice Sentiero 782. Eccoci arrivati alla via La Torre ed ecco qua i primi vigneti che incontriamo lungo la strada dopo quelli in città, salendo verso la torre. È bello perché tutto il muro qua che c'è lungo la strada è stato tutto dipinto con dei bellissimi disegni. Eccoci qua, belli immersi tra le vigne, guardate che bello, là sopra svetta la torre e adesso andiamo a raggiungerla. È bellissimo qua tra le vigne, guardate che bello lo scenario che ci circonda in mezzo alle vigne, così è fantastico. Guardate che bello anche da questa parte. Vede anche scorrere il Sesia, bellissimo. Per non stare sull'asfalto abbiamo tagliato in mezzo alle vigne, adesso torniamo sulla strada e proseguiamo verso la torre. E qua c'è stato un principio di incendio, ci sono un paio di piante bruciate, 3-4. Torre delle Castelle, restauro del 1990 dell'XI secolo. Per i più svogliati si può arrivare anche in macchina. C'è un parcheggio. Ed ecco che stiamo arrivando all'altro calice. Qui c'è la chiesetta, qui c'è un po' di parcheggio, c'è una piccola roccia dove arrampicarsi e qua dietro c'è il bar e la torre. Calice 02, le vie dei calici, realizzato da Ruben Bertoldo. Il complesso fortificato delle Castelle consiste in due imponenti recinti di mura separati da un pianoro centrale. Nel recinto sud, attualmente occupato dal vigneto sperimentale dei cloni del Nebbiolo, si erge la torre, attestata per la prima volta in un documento del 1215, ma la cui edificazione verosimilmente risale all'XI-XII secolo. All'esterno del recinto nord si trova la chiesetta della Madonna della Neve, che sorge sui resti dell'antica cappella di San Giovanni Evangelista, attestata già nel 1217, ma radicalmente ristrutturata in età moderna. La Madonna della Neve, molto piccola e molto carina, che bella! E qui in questo bellissimo contesto abbiamo anche la panchina gigante numero 35. E adesso vi faccio vedere il panorama davanti, sui vigneti e su tutta Gattinara, bellissimo! Ed ecco qua la Torre delle Castelle.
E qua c'è il vigneto sperimentale sui cloni di Nebbiolo. Come fai a venire qua e non bere un bel bicchiere di gattinara? Salute amore! Grazie. Cin cin. Ragazzi, qua alla torre c'è un posto gestito dagli alpini. Io mi sono preso un buon caffè corretto, ma il meglio deve ancora arrivare. Dopo vi facciamo vedere. Oggi siamo dal gruppo Alpini di Gattinara e sicuramente mangeremo bene, perché dagli alpini si mangia sempre bene. E come promesso, ecco qua la sorpresa: risottino, porri e salsiccia. Una bontà, ragazzi. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito amore. Grazie. Che spettacolo. Com'è il vinello amore? Buono. Buon appetito. E già che c'era, abbiamo approfittato per prendere il passaporto delle panchine. Abbiamo fatto il nostro bel timbro e ne abbiamo già viste un po', andremo a timbrare. Ragazzi, lasciamo il ristoro degli alpini. Devo dire che abbiamo mangiato veramente bene. Ho chiesto, loro sono qua tutte le domeniche, tranne domenica prossima che c'è la Dunata degli Alpini, ma loro tutte le domeniche sono qua e anche durante le feste, e fanno da mangiare divinamente. È un posto consigliatissimo. Poi se non si ha voglia di salire a piedi si può arrivare anche qua in macchina. Comunque fantastico, veramente. Adesso andiamo verso San Lorenzo. Adesso vediamo i ruderi e penso che sia la nostra prossima meta. Che bello, mamma mia, veramente un ambiente fantastico ragazzi, bellissimo. Poi gli alpini sono stati una gradita sorpresa. Ecco qua la strada che stanno facendo, che poi mi hanno detto che sarà anche strada carrabile, sempre in mezzo a queste fantastiche vigne. Vedete là dietro la torre dove eravamo prima? Bello, ambiente fantastico, c'è una pace, una tranquillità incredibili. Qua ci sono i resti di una vecchia struttura e proseguiamo sul nostro percorso, che come dicevo questa era una strada bianca e stanno mettendo giù questa copertura. Palferro, zona storica di produzione, città di Gattinara. Proseguiamo. Da qua vediamo bene i ruderi. Ecco che siamo arrivati al bivio per San Lorenzo, su da questa parte. Finalmente è arrivato anche un po' di sole a farci compagnia e a rendere tutto molto più bello. Alice, zona storica di produzione. Adesso proseguiamo qua a sinistra per San Lorenzo. Guardate che meraviglia! Qua sotto, spettacolo, tutte le vigne, bellissimo. Senza saperlo, salendo verso San Lorenzo, siamo arrivati al calice numero 4. Eccolo qua. Ma guardate che vista spettacolare che ha sui vigneti. E di sera questi calici sono anche illuminati, perché hanno dei pannellini fotovoltaici per ricaricarsi. Guardate che bello anche questo. Bello bello. Il Chiosso, calice 04, sempre di Ruben Bertoldo. Il Chiosso è il nome della cantina. Ecco il panorama, fantastico. Ed eccoci alle indicazioni al castello da questa parte. Siamo quasi arrivati. Qui troviamo resti di strutture murarie in pietra legata
da abbondante calce, dove la sella collinare risulta più stretta. Il castello ha origini nel 1187 dal comune di Vercelli e qui c'era anche presente la chiesa di San Lorenzo, strettamente legata ai vescovi vercellesi. Nel Medioevo era un punto strategico per controllare i passaggi verso la Val Sesia e appunto gli attraversamenti del fiume Sesia e tutta la vallata sottostante. Complesso storico architettonico parco archeologico. Con la scusa del parco archeologico non si può volare col drone. Io pensavo di fare una bella dronata e invece nulla, bisogna avere il permesso. Quindi anche oggi niente drone. Qua ci sono un po' di divieti, un po' di storia e niente, andiamo a vedere il castello senza poterlo vedere dall'alto, peccato. San Lorenzo, altra zona storica di produzione di Gattinara. Ecco lì i ruderi del castello. È un peccato non poter volare col drone. Nonostante sulle mappe di D-Flight sia segnata come zona bianca, purtroppo ci sono i soliti divieti dei parchi che non si capisce per che cosa, perché qua non dai fastidio a nessuno. E vabbè, in realtà si può chiedere permesso, però non so né a chi né dove. Peccato, niente drone. Beh, che dire, qua dal castello la vista è super, Ed eccoci arrivati ai ruderi del castello di San Lorenzo. Qua abbiamo una vista magnifica sulla pianura sottostante e di fronte a me le montagne che vi faccio vedere dopo. Ecco qua l'abside dell'antica pieve di San Lorenzo e il castello. L'antica pieve di San Lorenzo è già citata in un documento dell'882 in età basso medioevale. Con l'abbandono del castello continua a rappresentare un luogo di devozione a livello locale, per poi essere abbandonata completamente a partire dal XVI-XVII secolo. Attorno ad essa, tra il 1185 e il 1187, venne costruito dal comune di Vercelli il castello che con le sue strutture imponenti domina la pianura sottostante. Andiamo a vedere quello che si può vedere dei ruderi del castello. Wow, come vi dicevo prima, da questa parte le montagne. Finalmente si è aperto un po'. Guardate il rosa, che meraviglia. Spettacolo. Spettacolo puro. Che bello, ragazzi. Ma che meraviglia. Ma guardate che spettacolo. Che storia, eh? Anno 1187. Sono passati quasi 1000 anni. Queste mura sono qua da quasi 1000 anni. Bellissimo. Decisamente un posto fantastico. E questi devono essere i resti della chiesa di San Lorenzo. Questa ha più di 1000 anni, dell'882 mi pare che era. Mamma mia, pazzesco, eh? Guardate che imponenza queste mura. Che bello! Scoprire questi posti è sempre una meraviglia. Che dite? Guardate, un castello in guerra. Qua ci sono vari cartelli con un po' di storia, un po' i racconti
del castello. Ma se siete interessati potete venire qua a visitarlo. Bellissimo, decisamente spettacolare. Da una parte la pianura e dall'altra le montagne. Per fortuna che sia aperto, che è venuto il sole, perché veramente perdersi questo spettacolo sarebbe stato un peccato, perché prima erano tutte avvolte dalla nebbia le cime e invece adesso c'è lo stesso un po' di nebbia, ma guardate che roba, mamma mia, meraviglia, meraviglia pura. Adesso abbiamo lasciato il castello di San Lorenzo, è a 500 metri di altitudine, mi ero dimenticato di dirlo, è l'altezza massima della nostra escursione di oggi. Adesso riscendiamo e dovremo andare a trovare il terzo calice, perché il quarto l'abbiamo già trovato e dobbiamo fare un giro sempre tra le vigne per arrivare al terzo calice. Guardate che belli questi filari di uva. Là la chiesetta della Madonna della Neve e la torre dove abbiamo mangiato dagli alpini. Mi sono dimenticato di dire che quando siamo scesi dal castello siamo alla fine scesi dalla stessa parte. Arrivati in fondo si gira per tornare verso la torre, appunto, però subito sulla destra c'è la stradina che porta verso il terzo calice. Quindi adesso stiamo percorrendo questa strada per andare al terzo calice, se ci arriviamo. La mappa dice che bisogna andare di qua. Vediamo. In mezzo alle vigne troviamo anche delle belle casette. Ne abbiamo già trovate 2 o 3. Adesso stiamo scendendo, vedete, di là la torre. Là sotto c'è Gattinara e quindi stiamo scendendo verso Gattinara e quindi dopo dovremo fare una bella risalita per arrivare al terzo calice. Comunque l'ambiente è veramente meraviglioso, uno spettacolo. Il castello poi è un posto fantastico da andare a vedere. Qua ci sono un po' di indicazioni. Lozzolo, Orbello, Casa del Bosco, e di qua è la strada che ci porta verso il terzo calice. Adesso dobbiamo risalire, siamo scesi e dobbiamo risalire verso il terzo calice. E qua abbiamo finalmente trovato un'indicazione, Molsino Nervi, che è l'azienda agricola dove c'è il calice numero 3, quindi su da questa parte. Evviva, si risale! Eccolo lassù, siamo in vista del calice numero 3. Siamo quasi arrivati. Ecco, eravamo lassù al castello. Diciamo che l'abbiamo probabilmente allungata un bel po', però fa lo stesso, dai. È un bel giro in mezzo a tutte queste vigne, veramente fantastico. Ed eccoci a Mursino. Qua è proprio uno spettacolo, che bello. C'è un'altra casetta, eccolo qua, ci ha fatto sudare, ma siamo arrivati anche al quarto calice, che poi è il numero 3. Spettacolo anche qua. Qua si vede anche bene il giro che abbiamo fatto. Da Gattinara siamo saliti fino alla torre, poi dalla torre siamo saliti su fino alle rovine del castello San Lorenzo, uno spettacolo. Siamo scesi, abbiamo fatto una stradina tutta là in mezzo alle vigne dietro col bosco, siamo arrivati fino giù in fondo a Gattinara e poi la strada ci ha riportato su da questa parte. Bellissimo giro. Podere dei Nervi, e anche da qua si vede bene
Che svetta il Monte Rosa, spettacolo, che vista meravigliosa sulle montagne. In mezzo alle vigne vi ricordo sempre di lasciarci un bel like, di iscrivervi al canale se non siete iscritti. È un giro fantastico, non è molto ben segnato, quindi ce lo siamo un po' inventato guardando mappe e mica mappe come arrivare. Abbiamo lasciato anche il calice numero 3, per noi il quarto, e adesso stiamo tornando verso Gattinara. Io vi do sempre l'appuntamento per mercoledì alle 21:30 per un nuovo video. Se volete chattare con noi potete collegarvi in diretta durante la premiere. Adesso proseguiamo il nostro percorso verso Gattinara, ci aggiorniamo più avanti. Abbiamo dei cartelli un po' curiosi, li ha messi a gambe all'aria. Si vede che dovevano andare sull'altro lato della strada e invece da questa parte sono sottosopra. Che poi non sono molto chiari, perché qua dietro c'era un cartello che diceva Gattinara 40 minuti, qua Gattinara 10 minuti, chi lo sa, lo scopriremo. Santus Paulus Damagnani, chi sia non lo so, però c'è questa particolare edicoletta in legno. Proseguiamo per il nostro percorso. Qua arriviamo già dove ci sono un po' di super belle villette. Qua vediamo anche un bel po' di arnie di api, aziende agricole con tutta quest'uva per forza. Bellissimo ragazzi, un giro fantastico. Con la videocamera sicuramente non si vedono, ma davanti agli alveari è pieno di api. Che forte, si sente anche il loro ronzare. E adesso sto zitto, non so se si sentirà qualcosa. Travaglini, Gattinara, e qua c'è la cantina. Proseguiamo da questa parte. Siamo arrivati a Castellazzo, sempre zona storica di produzione. Ormai siamo su una strada asfaltata normale e tra poco dovremo arrivare a Gattinara, località Villazza. Qua sta tagliando l'erba e c'è un profumo fantastico di erba tagliata. Marzole. Arriva anche un tractor. Ed ecco che siamo tornati all'auto. Abbiamo percorso circa 14 km e fatto quasi 550 metri di dislivello con vari saliscendi. È un giro bellissimo in mezzo alle vigne, fantastico. Poi abbiamo mangiato degli alpini, una bontà infinita, è veramente un bel giro. Non è segnato benissimo per arrivare al calice numero 3, però guardando le mappe siamo riusciti ad arrivare anche a quello. E cosa dire, un bellissimo giro. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like. Alle 21:30 del mercoledì facciamo la nostra premiere, per cui se volete partecipare siete benvenuti. Ciao a tutti, al prossimo video.